Ciao a tutti e bentornati nei miei video consiglio. Ogni tanto a metà settimana faccio uscire sempre un video di consiglio per voi e questa volta è toccato al consiglio su che fisarmonica acquistare. Appunto ho deciso di fare questo video prima di altri video consigli che avevo in mente, che anch'essi sono molto importanti e non vedo l'ora di farveli avere, ma ho dovuto dare assolutamente la precedenza a questo video perché molti di voi mi chiedono tuttora via mail con che fisarmonica partire. Quindi che fisarmonica vado a prendere? Vado a prendere una fisarmonica usata piuttosto che una nuova, oppure invece quanto devo spendere per una fisarmonica, ma che caratteristiche deve avere una fisarmonica in modo che non mi prendo una fisarmonica che poi, essendo mia, non va bene e poi devo ancora stare là a venderla e comprarne un'altra e via dicendo. Allora, cominciamo dicendo innanzitutto che la fisarmonica, soprattutto se partite da zero, va acquistata assolutamente usata. Va acquistata usata perché comunque negli usati, a parte il prezzo ovviamente molto più basso, una cosa come uno strumento, se tenuta bene, usata, è ancora molto valida e quindi conviene assolutamente prenderla usata piuttosto che andare a spendere più di 1000 euro, perché le fisarmoniche di listino di adesso partono sicuramente dai 1000 euro in su, e piuttosto che andare a prendere una di quelle nuove e poi rendersi conto che magari dopo un po' non si regge neanche l'impegno magari di suonare e quindi ci troviamo con una fisarmonica che non sappiamo neanche come liberarcene e abbiamo dato anche un sacco di soldi per essa. Ma questo è già una cosa abbastanza logica, quindi di prenderla usata. Le altre cose importanti da sapere sono innanzitutto se riuscite a capire l'anno della fisarmonica, quindi l'anno di fabbricazione, chiedetelo al proprietario della fisarmonica che ve la sta vendendo. Se è una fisarmonica degli anni 60-70 vi consiglio assolutamente di prenderla, perché quelli sono gli anni migliori della fisarmonica, quindi vi ritrovereste ad avere non solo uno strumento pagato poco, ma anche di buonissima qualità. Questo lo dico perché nel 90-95% dei casi le fisarmoniche di quegli anni erano buone perché puntavano proprio alla qualità, con materiali molto meglio rispetto a quelli che abbiamo adesso per fare le fisarmoniche, perché dovessimo fare delle fisarmoniche così elaborate come le facevano in quegli anni, sicuramente non converrebbe più, diciamo. Quindi tutte le case produttrici di fisarmoniche non vanno più a far stagionare bene i materiali come lo facevano negli anni 60-70. E questo ci tenevo a dirlo, l'ho detto in questo video, potevo anche dirlo in altri video, però ci tenevo a dirlo perché appunto anch'io ho una fisarmonica usata, quindi banalmente, anche se sono più di 20 anni che suono, ho comunque la Titano che utilizzo per fare i video, che è assolutamente uno strumento usato del 1970 e di cui dovrò anche sostituire il mantice perché perde leggermente aria, ma a parte il mantice è stata tenuta benissimo, contiene molte parti ben curate, poi ci sono moltissimi dettagli che fanno la differenza rispetto alle fisarmoniche di adesso, ma soprattutto contiene delle voci allucinanti, e quindi rispetto alle voci che stanno fabbricando adesso ha sicuramente delle voci che sono di un altro livello. Detto questo, allora sappiamo che la fisarmonica va comprata usata, ma quanto dovrei spendere per questa fisarmonica usata che comincio da zero, quindi non pretendo neanche che sia chissà che fisarmonica? Io vi consiglio di spendere una cifra che va comunque, che non vada sotto ai 250 euro. Questo perché 250 euro è quella cifra sotto il quale si dice potrebbe essere una fregatura, o comunque se non è una fregatura potrebbe non essere stata tenuta benissimo, oppure potrebbe non essere stata conservata benissimo, magari è rimasta lì per anni però è stata conservata all'umido e quindi il proprietario vuole liberarsene e la mette a un prezzo stracciato. Di conseguenza può essere di più un acquisto per un esperto che la prende e la recupera, come dicevo prima, se è una fisarmonica degli anni buoni, quindi degli anni 60, magari è presa molto male, ma
l'esperto la acquista per 150-200 euro, la mette a posto, quindi sistema tutto ciò che c'è da sistemare, ci fa un bel lavoro dietro e alla fine ha un risultato di una fisarmonica che è di sicuro di un livello molto superiore rispetto a quelle attuali, perché è una fisarmonica di quegli anni, quindi ha quei materiali, quei dettagli e quelle voci che mancano alle fisarmoniche di adesso. Ma a noi tutto ciò non interessa, quindi se andiamo sotto una cifra di 250 euro, a parte magari le super occasioni di chi non sa proprio come liberarsi della sua fisarmonica e la dà via per appunto 150 euro magari, a parte quelle super occasioni che sono anche difficili da trovare, dovremo almeno spendere la cifra di 250-300 euro. Ecco, poi ovviamente da lì in su, quindi se ne trovate una di 450 o una di 500 euro va benissimo, anzi meglio ancora, però se volete proprio spendere il meno possibile, io vi raccomando di non scendere sotto alla soglia di 250, altrimenti rischiate brutte sorprese. Quindi stabilito il prezzo della fisarmonica e il fatto che deve essere usata, il terzo consiglio che vi do è assolutamente andate a provarla. Andate a provare la fisarmonica, perché se ve la fate arrivare senza provarla rischiate davvero, mi vengono i brividi solo a pensarci, cioè delle sorprese magari che non vi aspettavate, magari anche se dalle foto sembrava a posto. Intanto il proprietario non lo conoscete, poi anche la fisarmonica non la conoscete, quindi anche se non sapete bene come valutare una fisarmonica, andate lo stesso a provarla. Andate a provare che funzionino intanto tutti i tasti della destra, quindi basta schiacciarli, sentire che suonino e così siete sicuri. E anche i bassi, provate i bassi della sinistra, controllate anche la valvola, quella dell'aria, quindi quella per chiudere il mantice facendo passare aria senza suonare. Quella è importante perché altrimenti vi trovate ogni volta col mantice aperto che dovete chiuderlo, a dover schiacciare tutti i tasti per chiuderlo. Ok, che è una cosa che la faccio anch'io, però la valvola dell'aria, insomma, se ha un problema che è difettosa, anche no, insomma, meglio evitare, ecco. E poi controllate anche il mantice, apritelo del tutto, controllate che sia, insomma, in buono stato, che non abbia proprio delle perdite, quindi aprendolo e chiudendolo senza suonare dovreste accorgervi se il mantice si chiude subito, vuol dire che ha un sacco di perdite. Se invece fa fatica ad aprirsi e chiudersi senza schiacciare i tasti, vuol dire che insomma è un buon mantice che tiene dentro l'aria. E poi vabbè, riguardo il suono, accertatevi che faccia un suono quantomeno gradevole, quindi non vi interessa tanto il timbro del suono, il timbro arriverà più avanti quando magari suonate da un bel po', che allora andate alla ricerca del timbro che volete. Intanto accertatevi che abbia un suono quantomeno gradevole e che il telaio non abbia nessun problema, quindi vabbè, quella è una cosa piuttosto semplice, basta vedere che le cinghie siano al proprio posto, che non sia graffiato il telaio, che non ci sia storta qualche registro, qualche valvola, qualcosa, ecco. Allora, queste sono tutte le cose che c'è da vedere di una fisarmonica. Ora c'è da parlare però delle dimensioni della fisarmonica, perché anche quella è una cosa che è importante. Che fisarmonica dovrei prendere? Una fisarmonica normale, quindi 120 bassi, 41. Le fisarmoniche più usate, quindi quelle più commercializzate, sono quelle con 120 bassi a sinistra e 41 tasti a destra. 41 tasti significa dal Fa, che è la prima nota, fino all'A, che è l'ultimissima nota, quella più alta, e in totale si hanno 3 ottave piene più altri 2 tasti, quindi 3 ottave dal Fa fino al Fa, quello della terza ottava, quindi un'ottava, 2 ottave, 3 ottave, e più altri 2-3 tasti per arrivare appunto a 41 tasti. Quelle sono le standard che vanno benissimo assolutamente, e altrimenti si possono prendere leggermente più piccole. Ecco che quando andate soprattutto a spendere sulla cifra che abbiamo detto prima, è più facile che troviate delle fisarmoniche con meno tasti, proprio perché meno tasti hanno e meno costano. Di conseguenza voi potete andare anche a prendere
delle fisarmoniche che hanno ad esempio 80 bassi a sinistra e 37 tasti sulla destra. Questo è il minimo che secondo me è fattibile per poter cominciare a suonare, perché comunque quando si hanno 80 bassi a sinistra sono già molti meno di 120 e 37 a destra sono solo 4 tasti in meno, però badate bene che se avete meno di 37 tasti significa che la fisarmonica è proprio piccola, e con una fisarmonichetta piccola sarà anche leggera, sì, però non vi abituate bene alla posizione della fisarmonica, quindi all'impostazione, perché invece di ritrovarvela qua sotto il mento, ve la ritrovate circa a metà petto. Di conseguenza è sempre una confusione, perché poi imparare con quella là significa poi un giorno andare a prendersene una più grande e dover rimparare un'altra volta l'impostazione della fisarmonica. Invece io consiglierei fin da subito, se siete adulti appunto, non penso che magari un bambino stia guardando questo video, comunque prendetela della vostra statura, e in modo tale da avere già l'impostazione giusta già dal primo giorno che cominciate a suonare. Per questo motivo dicevo che deve avere almeno 80 bassi a sinistra e almeno 37 tasti a destra. Poi invece come misure massime potete andare quanto volete, se preferite la fisarmonica 140 bassi, che è il massimo possibile, e 44 tasti a destra o 47, insomma è una bella bestia così, però ecco, non ve lo consiglio, però piuttosto che avere una fisarmonica striminzita lo potete anche fare, ecco. L'ultima cosa che volevo dire sull'acquisto della fisarmonica è la marca. Allora, non badate alla marca della fisarmonica, nel senso che può andare bene qualsiasi marca, alla fine sempre di fisarmonica si sta parlando. È chiaro che ci sono tutte le grandi marche che fanno fisarmoniche di qualità, fermo restando che tutte le fisarmoniche moderne sono di un gradino più in basso rispetto a quelle degli anni 70. A parte questa piccola parentesi, ci sono comunque i grandi marchi che fanno le fisarmoniche, quelli più famosi tipo Pigini, 07, o quelli che fanno le fisarmoniche di liscio come Baimarco oppure Beltuna. Tutte queste sono marche super conosciute, anche Scandalli. Poi ce ne sono una miriade di marche. Quindi voi non vi preoccupate, andate pure su una marca qualsiasi, appunto sulla fisarmonica di seconda mano, chissà di che marca si può trattare, anche perché magari erano marche che adesso non esistono neanche più. L'importante è che teniate conto di tutte le cose che vi ho detto finora. Quindi a questo punto avete le idee chiare, sapete circa il prezzo che dovete spendere, la grandezza della fisarmonica e cosa dovete fare per far sì che la fisarmonica non sia problematica, che quindi non abbia problemi di vario tipo. E a questo punto allora possiamo anche finire con il video, perché mi sono dilungato anche troppo. Ricordo che adesso domenica uscirà la prossima lezione pratica come sempre, però che avevo già in cantiere, quindi avevo già preparato il video per i 1000 iscritti, che adesso ahimè non sono ancora 1000, ne mancano ancora qualcuno, quindi quel video molto speciale, perché è un segreto, però non vi anticipo nulla, quindi lo farò uscire mercoledì della prossima settimana. Intanto ho voluto farvi uscire questo video sul che fisarmonica acquistare, che secondo me era super mega importante, però anche i prossimi video consiglio non saranno da meno. Allora intanto io vi saluto qui, ci vediamo domenica con la lezione pratica e poi con lo speciale di 1000 iscritti. Un saluto, ciao ciao!